Alcuni dei consigli contenuti in questo video sono stati presi dal sito di Fabrizio Zago e dal sito di mamachimica.it. Vorrei proprio iniziare con il consiglio di Fabrizio Zago, autore del biodizionario consulente e certificatore di Ecolabel. Avete presente i foglietti a chiappa a colore? Bene, in realtà è stato dimostrato che non servono a molto, perché sono fatti con tensioattivi inquinanti a carica positiva, mentre i colori dei tessuti sono a carica negativa e quindi quando i tessuti durante il lavaggio perdono un po' di colore, questo viene attirato come una calamita dal foglietto, però in realtà questo colore non avrebbe creato nessun danno, però psicologicamente ci dà la sensazione come se ci avessero salvato il bucato. In realtà per cercare di risolvere questo problema possiamo cercare il più possibile di dividere per colore oppure avvolgere in una vecchia federa il capo che secondo noi potrebbe rilasciare colore durante il lavaggio. Mi capita spesso di leggere dei post o vedere dei video su YouTube che incoraggiano all'abbandono dell'ammorbidente. In realtà è consigliabile utilizzarlo ad ogni lavaggio perché svolge un'azione molto importante. È capace infatti di abbassare il pH a livelli neutri dei capi dopo il lavaggio con il detersivo. Una buona scelta per l'ambiente sarebbe quella di acquistare un ammorbidente totalmente biodegradabile e ce ne sono tanti in commercio. E se decidiamo di scegliere un prodotto totalmente sicuro per l'ambiente, possiamo decidere allora di acquistare l'acido citrico. Il suo utilizzo è veramente semplice. Ne versiamo un cucchiaio nella vaschetta dell'ammorbidente, aggiungiamo un cucchiaio anche di acqua basta per diluirlo e in questo modo saremo sicuri di avere dei capi morbidi, nessuna irritazione per la nostra pelle e nessun danno per l'ambiente. E se non vogliamo rinunciare alla profumazione del classico ammorbidente, soprattutto se utilizziamo l'acido citrico, un'alternativa può essere quella di utilizzare dei pezzetti di stoffa o dei pezzetti di un panno e aggiungere qualche goccia di olio essenziale, poi li possiamo conservare in un contenitore ermetico o lasciarli direttamente dentro il cestello dell'asciugatrice. Ho provato anche ad utilizzare l'olio essenziale durante il lavaggio in lavatrice per profumare i capi, ma in realtà non è servito a niente perché l'olio non si scioglie nell'acqua e quindi scivola via nello scarico al primo risciacquo. Molto meglio versarlo direttamente su dei batuffoli di cotone e lasciarli nei cassetti oppure nell'armadio. In linea generale per le temperature di lavaggio vi consiglio di lavare gli asciugamani, i teli da cucina e i panni che si utilizzano per la pulizia a 60 gradi, i colorati a 40 gradi, la biancheria e i capi delicati a 30 gradi, mentre la lana io la lavo sempre ad acqua fredda. Prima di inserire i capi in lavatrice dobbiamo sempre svuotare le tasche, rovesciare le magliette stampate, rovesciare i jeans, chiudere le cerniere e i bottoni e se sono presenti delle macchie dobbiamo sempre pretrattarle strofinandole con del sapone di Marsiglia. Soprattutto se sono dei capi colorati potremo stare assolutamente tranquilli perché il sapone di Marsiglia è molto delicato.
Cerchiamo finché possibile di limitare l'uso della candeggina. Benché sia un ottimo sbiancante e disinfettante, è altamente inquinante. Pensate che nei paesi del nord Europa e in Germania non la troviamo in commercio, nei supermercati, nei negozi. Se vogliamo acquistarla dobbiamo andare in farmacia. Quindi dobbiamo cercare di utilizzare dei prodotti sostituti meno inquinanti. Al posto della candeggina possiamo usare il percarbonato di sodio, che con l'acqua calda libera ossigeno e non è inquinante per l'ambiente. Il percarbonato si può acquistare puro ed è quello più biodegradabile, ma è efficace solo dai 50 gradi in su. Altrimenti lo troviamo anche al supermercato, venduto con il nome generico di additivo sbiancante all'ossigeno attivo. Dobbiamo leggere tra gli ingredienti che ci sia scritto il nome di sodium carbonate peroxide. Lo troveremo addizionato con altri ingredienti che gli permettono di essere efficace anche a temperature più basse. Per capire se gli altri ingredienti sono dannosi per l'ambiente possiamo consultare il biodizionario.it. Per quanto riguarda la suddivisione dei capi prima del lavaggio, sarebbe meglio farla soprattutto in base alla temperatura e poi in base al colore. Io semplicemente escludo i capi scuri da tutti gli altri colori. Quando utilizziamo l'asciugatrice, per velocizzare il processo di asciugatura possiamo aggiungere un asciugamano asciutto nel cestello e durante il processo questo aiuterà ad assorbire più velocemente l'umidità. Non so perché, ma in mezzo alle altre cose che metto in lavatrice ci finisce sempre un calzino. Allora, per evitare di smarrire calzini in giro possiamo appendere con delle mollette una busta forata e in questo modo potremmo avere tutte le calze in un'unica zona, quindi fare anche un lavaggio dedicato a loro e metterlo direttamente in lavatrice. Il colore giallo che troviamo nelle magliette bianche sotto le ascelle è dato dalla reazione dell'alluminio contenuto nei deodoranti con il sudore. Normalmente il fatto di lavarle ad alta temperatura non fa che peggiorare la situazione. Possiamo preparare una soluzione a base di carbonato, quindi la soda solvè, con acqua, creiamo una pastella, l'astro, finiamo nel punto interessato, la lasciamo agire per un po' di tempo e poi la mettiamo direttamente in lavatrice con uno sbiancante a base di ossigeno. Io utilizzo quello dell'Auchan. È importante usare la giusta quantità di detersivo perché se ne usiamo poco lo sporco si riposizionerà sui capi. Se ne usiamo troppo, oltre ad essere dannoso per l'ambiente, non riusciremo a toglierlo tutto con il risciacquo. Quindi leggiamo bene l'etichetta contenuta nel flacone del detersivo perché non è semplicemente un suggerimento, ma è fondamentale rispettarlo se vogliamo ottenere un buon risultato, altrimenti è inutile lavare le cose in lavatrice. Quando acquistiamo dei capi di abbigliamento o per la casa, ricordiamoci sempre di lavarli prima di utilizzarli perché possono contenere delle tracce di coloranti chimici. Leggiamo bene le istruzioni della lavatrice perché nel libretto sono contenuti tutti i consigli per i diversi tipi di lavaggio. Non sempre caricare il più possibile il cestello risulta essere la scelta migliore, perché i capi per lavarsi meglio hanno bisogno di spazio per girare all'interno del cestello e quindi il carico dipende anche dal tipo di programma di lavaggio, quindi per i delicati ad esempio non dovremo caricare più di 2 kg, con i sintetici più di 4 kg, con i cotoni più di 5 kg eccetera, quindi tutte queste informazioni le troviamo nel libretto di istruzioni. Per vostra comodità ho preparato questo foglio con la tabella dei simboli di lavaggio. Io la tengo attaccata al lato della lavatrice con dei magnetti, oppure in modo più chic potete anche incorniciarla, appenderla al muro, sempre vicino alla lavatrice, oppure anche in un bel portafoto a fianco ai flaconi dei detergenti. La potete scaricare stampandola, cliccando sul link che vi lascio nell'info box.
Personalmente io preferisco fare una lavatrice tutti i giorni con un lavaggio a bassa temperatura e breve e farla partire durante la notte e stirare ogni mattina 4 o 5 capi in modo da non avere il fine settimana impegnato a fare 10 lavatrici e stirare una montagna di roba. Un consiglio dedicato a chi ha l'asciugatrice è quello di chiudere sempre la porta della stanza in cui si trova, perché fa volare un sacco di polvere. E ora un consiglio forse un po' stupido, ma ho notato che per me funziona. Per velocizzare la piegatura dei capi viene molto più veloce quando lo faccio in piedi sulla seda a stiro, tenendo le cose da piegare a destra. Forse però questo consiglio va bene per chi non è mancino. Dedichiamo uno spazio per i capi che non possiamo mettere nell'asciugatrice o quando rimangono umidi e in commercio possiamo trovare diverse soluzioni, ad esempio per chi ha poco spazio anche dei fili a scomparsa o come nel mio caso nel bagnetto di servizio che è molto piccolo con un'asta che poi si può ripiegare su se stessa dopo l'utilizzo. Quando mettiamo i capi ad asciugare però teniamo presente anche del loro peso, perché se mettiamo capi pesanti insieme a quelli leggeri avranno tempi di asciugatura differenti, perché quelli leggeri si asciugheranno subito, quindi rimarranno del tempo inutile ad asciugare. È meglio non versare il detersivo nel cestello perché viene eliminato al primo risciacquo. È meglio versarlo nella vaschetta del detersivo.